Scompatiamo nuovamente la nostra cartella CSS test. Come vedete è stata creata correttamente la cartella CSS test, la apriamo e al suo interno troviamo il file stile.css e la cartella palette colori con all'interno tutti i suoi file. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, stai nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con le ultime modifiche per quanto riguarda la cancellazione e lo spostamento delle nostre cartelle. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a impostare l'unzip dei nostri archivi all'interno del cloud. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e andiamo nella visualizzazione dell'elenco dei nostri file e delle nostre cartelle a riconoscere se si tratta di un archivio e in quel caso a inserire il pulsante relativo per la gestione dell'archivio. Quindi ci spostiamo nel nostro editor e nella sezione dei nostri file, quindi qua all'interno, prima di creare le immagini per quanto riguarda quindi prima di inserire le immagini per quanto riguarda la gestione dei nostri file, andiamo a dirgli tramite il PHP che se, quindi if est, quindi l'estensione del file selezionato è uguale a zip. Poi magari se volete ci possiamo anche concentrare sul file rar, fatemi sapere se volete completare anche la gestione di file rar. Quindi in questo caso se l'estensione è zip, quindi un archivio nel formato zip, andiamo a inserire anche l'immagine, quindi img, src, icone, unzip.png. Gli diamo le stesse caratteristiche, quindi width 25 pixel, titolo gli diciamo unzip archivio, all'on click per il momento non gli associamo nessun evento e poi gli diciamo style cursor pointer come per gli altri e chiudiamo il tag img. Bene, quindi salviamo, F5, come vedete non cambia nulla. Ora andiamo a scaricare la cartella CSS, perfetto, ed eseguiamo l'upload della cartella CSS che abbiamo appena scaricato. Perfetto, come vedete è stato caricato correttamente il nostro file CSS, in questo caso l'ha rinominato 1.zip perché nel download era presente un altro file css.zip, lo rinominiamo in css test.zip. Bene, e come vedete accanto al nome del file, quindi prima dei pulsanti per quanto riguarda la rinominazione del file e tutti gli altri pulsanti, insomma è stato inserito il pulsante unzip archivio, quindi tramite le istruzioni date in PHP. Bene, quello che vogliamo fare ora al clic su questo pulsante è inoltrare i dati al file elenco file e ovviamente andare a scompattare la cartella css test e quindi scompattare il suo contenuto, insomma. Quindi per prima cosa associamo l'evento al pulsante e quindi gli diciamo che al click, quindi on click, richiami la funzione unzip che ovviamente dobbiamo andare a creare e come valore alla funzione gli passiamo la nostra variabile i, quindi la selezione. Salviamo e in cloud personale definiamo la funzione
unzip, che prende in ingresso la selezione, ovviamente, e alla chiamata della funzione faremo tramite Ajax un get HTML. Quindi inoltreremo i file al solito file elenco file, quindi quello che gestisce l'elenco del contenuto delle nostre cartelle. Gli passiamo come sempre il percorso, la cartella e poi gli aggiungiamo la variabile unzip tramite il get e ci concateniamo la nostra selezione, quindi il dato passato tramite la funzione. E tutto il resto lo possiamo anche cancellare, quindi tutti gli altri parametri che seguono. Bene, salviamo, e sempre in elenco file, quindi nell'intestazione, magari anche prima della cancellazione, innanzitutto inseriamo un commento, quindi unzip selezione, unzip archivio selezionato, bene, e ovviamente gli diciamo if iset get unzip, quindi abbiamo inoltrato il file .zip da scompattare, andiamo a stamparci per test archivio, quindi salviamo, F5, selezioniamo l'unzip dell'archivio CSS test e come vedete la funzione ha inoltrato correttamente la variabile get unzip, il file l'ha ricevuta e qua giustamente ci stampa archivio. Bene, ora la prima cosa che dobbiamo fare è andare a definire la variabile directory in base a in base a get cartella, come sempre. Quindi se get cartella è diverso da stringa vuota, allora definiamo directory, anzi dir la chiamiamo, per non andare in conflitto magari con le altre, la chiamiamo dir, anzi dir zip, bene, sarà uguale ai soliti puntini per selezionare la directory e ci concateniamo get cartella, altrimenti dir zip sarà uguale a privata. In questo modo. Bene, quindi questo sarà il percorso dove risiede il nostro file zip. Poi definiamo la variabile zip che sarà uguale a new zip archive, quindi inizializziamo la nostra classe zip archive come abbiamo fatto per il download e poi gli diciamo semplicemente if zip open, quindi utilizziamo la funzione open della nostra classe zip archive e andiamo a verificare se il file che abbiamo postato è realmente un archivio in formato zip, quindi if zip open dir zip slash get unzip, quindi l'archivio selezionato, uguale a true, allora
stampaci archivio zip, sempre per test vi ricordo, quindi salviamo, F5, selezioniamo il nostro archivio, inoltriamo la richiesta e come vedete qua ci stampa correttamente archivio zip. Bene, quindi abbiamo appurato che il nostro archivio è in formato zip e quindi tramite la nostra classe gli diciamo zip extract to e gli passiamo la directory dove estrarre il contenuto, quindi la nostra variabile dir zip, e poi gli diciamo zip close. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo il nostro archivio per la scompattazione e come vedete la pagina si è aggiornata e qua è stato correttamente estratto il file stile.css con la cartella palette colori racchiusa all'interno della cartella CSS e al suo interno troviamo tutti i file CSS. Bene, ora andiamo a cancellare sia palette colori che il file stile CSS. Bene, e andiamo in realtà, prima di estrarre il contenuto, a creare la cartella CSS test e al suo interno scompattare il contenuto in modo che ovviamente venga ricostruito correttamente il nostro archivio. Quindi innanzitutto dobbiamo eliminare dalla nostra selezione, quindi dal nostro file zip, l'estensione del file in modo da recuperare il nome della cartella. Per fare questo utilizziamo la funzione basename in PHP e gli togliamo l'estensione, quindi definiremo la variabile cartella zip uguale a basename di get unzip e gli togliamo l'estensione .zip. Bene, poi tramite mkdir andiamo a creare la cartella in dirzip, quindi dirzip slash cartella zip in questo modo, perfetto, e poi per finire estraiamo il contenuto non in dirzip ma nella cartella appena creata. Perfetto, quindi salviamo, F5, scompattiamo nuovamente la nostra cartella CSS test. Come vedete è stata creata correttamente la cartella CSS test, la apriamo e al suo interno troviamo il file stile.css e la cartella palette colori con all'interno tutti i suoi file. Quindi sta funzionando correttamente. Quindi ora possiamo anche cancellarla e abbiamo finito. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima video guida con l'introduzione, anzi o meglio lo completeremo sicuramente. Vedremo di visualizzare i dettagli dei nostri file, delle cartelle nel nostro cloud.